Se entrassi in un luogo da cui nessuno è mai tornato, quanto tempo impiegheresti a smettere di cercare l'uscita? C'è un posto in cui le persone entrano e qualcosa lentamente cambia. All'inizio sembra solo un intreccio di corridoi, pietra su pietra, svolta dopo svolta, un errore, una direzione sbagliata. Poi il silenzio si allunga, i passi rallentano e la sensazione di non essere solo diventa sempre più reale. La via d'uscita non scompare, semplicemente smette di avere importanza. E mentre continui ad andare avanti, il labirinto smette di essere un luogo, diventa una sensazione, un peso, qualcosa che ti entra dentro e non ti lascia più. Ogni scelta sembra identica alla precedente, ogni strada conduce più a fondo, finché resta solo una cosa da fare: proseguire nel punto più profondo, dove nessuno arriva per caso. C'è qualcosa che respira, non ha scelto di esistere, non ha mai avuto una possibilità, è stato creato e poi abbandonato, lasciato crescere nel buio, fino a diventare esattamente ciò che il mondo si aspettava: un mostro. Ma più ti avvicini a questa storia, più qualcosa smette di funzionare, perché il Minotauro non è l'inizio, è ciò che resta dopo. E il vero orrore non nasce nel labirinto, nasce nel momento esatto in cui qualcuno decide che certe cose devono essere nascoste. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto, nelle leggende, nei miti, nelle ombre del tempo, ha raccontato se stesso. Questo è Chi del mito. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Capitolo 1. Ciò che vive nascosto. Nel cuore del labirinto qualcosa vive, respira nel buio, tra corridoi che si piegano su se stessi e svolte che sembrano identiche, una dopo l'altra. Lì dentro il tempo perde consistenza, scivola via senza lasciare traccia e ogni passo sembra condurre sempre nello stesso punto, anche quando credi di esserti allontanato. All'inizio l'illusione è semplice: orientarsi, trovare uno schema, leggere le pareti come fossero una mappa. L'idea di poter capire dà sicurezza, spinge ad avanzare, ma più ci si addentra, più quella sicurezza si dissolve, come se il labirinto avesse un modo tutto suo di entrare nella mente di chi lo attraversa. I corridoi si allungano oltre ogni previsione, le distanze si deformano, il silenzio cresce, si espande fino a riempire ogni spazio e lentamente qualcosa cambia. Non succede all'improvviso, non c'è un momento preciso in cui tutto si spezza. È una trasformazione sottile, quasi impercettibile, che si insinua tra un passo e l'altro. La direzione smette di essere importante, le scelte perdono significato, resta solo il movimento, quasi automatico, come se fermarsi fosse più difficile che continuare. Il labirinto non costringe, non chiude le porte alle spalle, fa qualcosa di più semplice e più profondo, svuota la volontà, la certezza, l'idea stessa di uscire, e quando quella convinzione svanisce, ogni corridoio diventa uguale all'altro, ogni svolta una ripetizione, ogni tentativo un gesto vuoto. E allora che si arriva abbastanza in profondità. All'inizio sembra solo una sensazione, un cambiamento nell'aria, qualcosa che non si vede ma si percepisce, come un respiro distante che si confonde con il proprio. Il corpo lo avverte prima ancora della mente, con una tensione sottile che cresce senza motivo apparente. Poi arriva il suono, un movimento lento, pesante, regolare, come se qualcosa si muovesse senza fretta, abituato a quello spazio, come se ogni angolo, ogni curva, ogni ombra gli appartenesse da sempre. Non c'è aggressività in quel ritmo, nessuna urgenza, solo presenza. Una presenza che esiste. E più si resta lì, più diventa chiaro che quel luogo non è stato costruito per smarrire chi entra. Ogni muro, ogni passaggio, ogni deviazione ha uno scopo diverso: contenere, proteggere qualcosa dagli sguardi, nasconderlo alla luce, separarlo dal resto del mondo, non per difenderlo,
ma per impedirgli di essere visto. Quella presenza al centro di tutto non ha scelto di esistere. La sua storia non inizia con una decisione, ma con un errore, con qualcosa che è andato oltre ogni controllo. E da quel momento in poi ogni cosa è stata già decisa per lui. Nessun nome, nessuna possibilità, solo un destino costruito attorno alla sua esistenza. Il tempo lì dentro non insegna, non cambia, modella. Giorno dopo giorno, passo dopo passo, quella presenza diventa ciò che il mondo si aspetta che sia. Non per volontà, non per scelta, ma perché non esiste alternativa. E alla fine, quando qualcuno parla di ciò che vive nel labirinto, resta una sola parola: mostro. Una parola semplice, netta, che cancella tutto il resto, la storia, l'origine, il motivo. Eppure, guardando più a fondo, quella parola inizia a incrinarsi, perché ciò che vive nel labirinto non nasce per essere temuto, ci diventa. Viene spinto lontano, separato, dimenticato, finché il buio diventa l'unica realtà possibile, e in quel buio, senza altro da essere, cresce esattamente nella forma che gli è stata assegnata. Il labirinto non lo ha creato, lo ha custodito, e nel tempo lo ha trasformato in ciò che tutti temevano di trovare, senza mai avere il coraggio di guardarlo davvero. Se queste storie ti affascinano, iscriviti al canale. Ogni settimana riportiamo alla luce un nuovo frammento di mito. Questo viaggio esiste grazie a chi sceglie di ascoltare, anche quando ciò che emerge non è facile da guardare, perché alcune cose non scompaiono, restano. Le chiudiamo lontano, dove pensiamo di non doverle affrontare, ma continuano a esistere. Prima di proseguire, chiediti: cosa stai evitando di guardare? Capitolo 2. Un'origine che non gli appartiene. Prima che il labirinto venisse concepito, prima che il suo nome iniziasse a circolare con un sussurro carico di paura, tutto ebbe origine da un desiderio. Creta aveva un re, e quel re voleva qualcosa che andasse oltre il potere, voleva una conferma, voleva che il suo dominio fosse riconosciuto come inevitabile, sancito dagli dei stessi. Così rivolse lo sguardo al mare, chiedendo un segno che fosse impossibile da ignorare. Il mare rispose. Dalle acque emerse un toro bianco, una creatura così perfetta da sembrare irreale. La sua presenza imponeva rispetto, come se portasse con sé qualcosa di più di una semplice forma. Era un dono e allo stesso tempo una richiesta. Il messaggio era chiaro: ciò che viene dato deve essere restituito. Per un momento tutto sembrò seguire il proprio corso. Il sacrificio avrebbe chiuso il cerchio, riportando equilibrio tra uomo e divino, ma davanti a quel toro Minosse esitò. Non fu una scelta impulsiva, fu qualcosa di più sottile, un pensiero che si insinuò lentamente. Trattenere quella creatura avrebbe significato possedere un segno unico, qualcosa che lo distingueva da chiunque altro, un privilegio che nessun altro avrebbe potuto rivendicare. E così il gesto cambiò. Il toro venne nascosto, sostituito con un altro. Il rituale fu compiuto, ma svuotato del suo significato. Per un po' nulla accadde. Il regno continuò a prosperare, le onde continuarono a infrangersi sulle coste e la decisione sembrò dissolversi nel tempo, come se fosse stata dimenticata. Ma certe scelte non svaniscono, restano in attesa. La risposta degli dei arrivò in modo silenzioso, insinuandosi nella vita di palazzo senza bisogno di distruggere nulla. Colpì nel punto più vicino, più fragile, più impossibile da controllare. Pasifae, regina di Creta, iniziò a cambiare. Un richiamo inspiegabile prese forma dentro di lei, qualcosa che non apparteneva al mondo umano, qualcosa che sfuggiva alla volontà e alla ragione. Quel toro, lo stesso che avrebbe dovuto essere sacrificato, divenne il centro di un'ossessione che cresceva ogni giorno, alimentata da una forza invisibile. Nessuno riusciva a fermarla, nessuno riusciva a comprenderla.
E quando quella forza raggiunse il suo apice, accadde qualcosa che avrebbe segnato per sempre la storia di Creta. Da quell'unione nacque una creatura. Il primo respiro riempì lo spazio come un segnale impossibile da ignorare. Non c'era stupore né meraviglia, solo una consapevolezza immediata. Qualcosa di irreversibile era appena accaduto. Il bambino non somigliava a nessun altro. La sua presenza rompeva ogni schema, ogni aspettativa. E in quello sguardo, in quella forma, era racchiuso tutto ciò che nessuno voleva vedere, la conseguenza di una scelta resa visibile. Nessuno parlò di accoglierlo, nessuno pronunciò parole di appartenenza. L'aria stessa sembrava trattenere il respiro, come se riconoscesse che quella vita portava con sé un significato troppo pesante. Il tempo passò, ma la sensazione non cambiò. Quella creatura non trovò mai un posto nel mondo che l'aveva generata, non venne chiamata per nome, non venne cresciuta come un figlio. La sua esistenza si trasformò rapidamente in un problema da risolvere, qualcosa da gestire prima che potesse essere visto, prima che potesse diventare impossibile da nascondere. E così, mentre il palazzo cercava una soluzione, una verità, iniziava a emergere con chiarezza. Quella creatura non rappresentava una minaccia in sé, rappresentava una conseguenza. Ogni suo respiro ricordava ciò che era accaduto, ogni suo movimento riportava a quella scelta fatta davanti al mare. Il Minotauro non nasce come origine del caos, nasce come traccia, una traccia lasciata da un momento preciso, da una decisione che ha cambiato tutto, e da quel momento in poi ogni cosa ha iniziato a muoversi nella stessa direzione, come se il destino avesse già preso forma, ancora prima che qualcuno potesse accorgersene. La sua storia comincia così, non con una scelta, ma con qualcosa che ormai non poteva più essere cambiato. Capitolo 3. Il labirinto. La creatura era lì, viva, impossibile da ignorare. E con lei la prova di ciò che era accaduto. Minosse la osservava, sapendo che ogni respiro di quel corpo raccontava una storia che non poteva permettersi di esistere. Tenerla vicino significava convivere con quella verità. Distruggerla, invece, avrebbe significato riconoscerla. Così cercò una terza via, una via che non richiedesse né coraggio né confessione. Pensò a un luogo, non un luogo qualsiasi, ma qualcosa capace di separare, di dividere in modo netto ciò che doveva restare visibile da ciò che andava nascosto. Un confine che nessuno avrebbe attraversato per errore. Per costruirlo chiamò Dedalo. Non era solo un artigiano, era un uomo capace di trasformare idee in strutture vive, di dare forma a ciò che ancora non esisteva. Quando ascoltò la richiesta del re, comprese subito che non si trattava di erigere muri, si trattava di creare smarrimento. Dedalo iniziò a progettare qualcosa che non avesse una logica immediata, qualcosa che sfuggisse alla comprensione. Disegnò corridoi che si ripetevano, curve che si rincorrevano, passaggi che si chiudevano su se stessi. Ogni scelta portava a un'altra scelta e ogni direzione sembrava possibile, fino a quando smetteva di esserlo. Il labirinto prese forma lentamente, pietra dopo pietra, divenne un intreccio così complesso da sembrare infinito. Non aveva bisogno di porte chiuse o guardie, bastava entrarci per perdere ogni certezza. Chi vi metteva piede lasciava qualcosa fuori: orientamento, sicurezza, controllo. E quando l'opera fu completata, Minosse comprese di aver ottenuto esattamente ciò che desiderava. La creatura venne portata al suo interno. Il passaggio fu silenzioso, nessuna cerimonia, nessun gesto che potesse trasformare quel momento in qualcosa di memorabile, solo una decisione eseguita con freddezza, come si fa con ciò che deve sparire senza lasciare traccia. Le pareti si chiusero attorno a quella presenza e fuori la vita continuò. Il palazzo tornò alla sua normalità, le giornate ripresero il loro ritmo, il re governava come se nulla fosse cambiato, il labirinto funzionava. Non cancellava ciò che conteneva, ma lo separava dal resto del mondo, e quella distanza
stanza bastava a far sembrare tutto sotto controllo, finché restava invisibile, smetteva di essere un problema. Col passare del tempo, quel luogo divenne qualcosa di più di una costruzione. Era un confine invisibile tra due realtà: da una parte l'ordine, la luce, la vita che scorre, dall'altra ciò che nessuno voleva nominare, e quel confine sembrava solido. Eppure ciò che viene nascosto non resta immobile. Dentro quelle mura, lontano da ogni sguardo, qualcosa continuava a esistere. Cresceva, si adattava, prendeva forma, seguendo regole che nessuno poteva controllare. Il labirinto non lo fermava, lo definiva. Ogni corridoio, ogni curva, ogni spazio contribuiva a modellare ciò che viveva al suo interno, come se quella struttura non fosse soltanto una prigione, ma un ambiente capace di trasformare. E mentre fuori tutto appariva stabile, dentro qualcosa cambiava lentamente. Il labirinto era riuscito a nascondere il problema, ma nel farlo gli aveva dato il tempo e lo spazio per diventare qualcos'altro, qualcosa che prima o poi avrebbe trovato il modo di esistere, anche oltre quelle mura. Capitolo 4. Crescere nel buio. Nel labirinto il tempo perde forma, non esistono albe da aspettare né tramonti che segnano una fine. Le ore si dissolvono l'una nell'altra fino a diventare una presenza continua, uniforme, come il respiro che riempie i corridoi. Ogni passo lascia una traccia che svanisce subito dopo, e ciò che resta è soltanto il movimento. È lì che il Minotauro cresce. All'inizio è solo corpo estinto, si muove, esplora, reagisce. I corridoi diventano il suo orizzonte, le pareti la sua unica certezza. Ogni suono rimbalza e ritorna, trasformando lo spazio in qualcosa che sembra vivo, sempre presente, sempre uguale. Poi lentamente qualcosa cambia. Non è un pensiero definito, ma una sensazione che si insinua tra un passo e l'altro. Una percezione che prende forma senza parole, come un'ombra che si allunga senza che ci sia una luce visibile. È il primo accenno di identità. Il corpo racconta una storia prima ancora che la mente possa comprenderla. Nel modo in cui si muove, nel peso che accompagna ogni passo, nel suono del respiro che riempie lo spazio attorno, c'è qualcosa di diverso, qualcosa che non trova confronto. Il labirinto diventa l'unico punto di riferimento possibile e ogni corridoio conferma la stessa realtà. Questo è tutto ciò che esiste. Crescere in quel luogo significa adattarsi a una sola verità. Il silenzio diventa familiare, l'assenza diventa normale, la solitudine smette di essere una condizione e si trasforma in stato naturale. E in quella continuità l'identità prende forma in modo silenzioso, non attraverso scelte, ma attraverso ripetizioni, non attraverso possibilità, ma attraverso limiti. Ogni giorno rafforza ciò che è già stato tracciato, ogni movimento consolida una forma che si definisce senza bisogno di essere messa in discussione. Il labirinto offre una sola direzione: andare avanti dentro ciò che si è. Nel frattempo, fuori da quelle mura, il mondo costruisce un'immagine. Il nome circola, si diffonde, prende spazio nei racconti, non come storia da comprendere, ma come avvertimento da ricordare. Una parola semplice, netta, capace di racchiudere tutto. Un mostro. Una parola che arriva prima dell'incontro, prima dello sguardo, prima di qualsiasi possibilità diversa. È un destino già scritto. Lo stesso meccanismo che ha trasformato Medusa in ciò che il mondo ha deciso di vedere, una forma che definisce tutto cancellando ciò che esiste oltre. E nel labirinto accade qualcosa di simile. Quella parola, ripetuta fuori, inizia a esistere anche dentro. Diventa una presenza invisibile, una definizione che si radica senza bisogno di essere pronunciata. Con il tempo smette di appartenere agli altri e diventa parte di ciò che il Minotauro è. La differenza si trasforma in identità, l'identità diventa certezza. Non c'è uno spazio in cui immaginare altro, non c'è un'alternativa da costruire, c'è solo continuità, un'esistenza che si sviluppa lungo un percorso già tracciato.
in cui ogni giorno rafforza il precedente e prepara il successivo. Il labirinto non impone una forma, la accompagna, la sostiene, la rende inevitabile. E così, passo dopo passo, respiro dopo respiro, la creatura che vive in quel luogo diventa esattamente ciò che il mondo ha sempre visto, non per scelta, non per volontà, ma perché ogni cosa attorno a lei ha lavorato lentamente nella stessa direzione. Capitolo 5. Il mostro necessario. Per molto tempo il labirinto rimase chiuso. Le sue pareti continuavano a custodire ciò che viveva al suo interno, mentre fuori il regno cercava di dimenticare. Ma certi segreti, anche quando vengono nascosti, continuano a esercitare un peso, restano sospesi sopra ogni cosa, come una presenza invisibile che aspetta il momento giusto per tornare a farsi sentire. Quel momento arrivò. Atene si ribellò a Creta. La guerra travolse uomini, città, promesse. Quando tutto finì, Minosse impose il suo prezzo, un tributo umano. Giovani, 7 ragazzi e 7 ragazze consegnati periodicamente al labirinto. La notizia si diffuse rapidamente, trasformandosi in qualcosa di più di una punizione politica. Ogni volta che le navi partivano, il mare sembrava trascinare con sé la stessa sensazione, paura inevitabile. Per chi restava a riva, il labirinto era diventato una condanna viva. Per chi vi entrava, era la fine di ogni possibilità. E al centro di tutto continuava a esserci lui, il Minotauro. Col passare del tempo la sua figura smise di appartenere alla realtà e iniziò a trasformarsi in leggenda. I racconti lo ingigantivano, lo deformavano, aggiungevano dettagli sempre più oscuri. La paura ha questo potere. Prende ciò che esiste e lo rende ancora più terribile. Ma dentro il labirinto la realtà era diversa. Ogni volta che le porte si aprivano, qualcosa cambiava nell'aria. I passi, i respiri spezzati, il rumore incerto di chi avanzava senza sapere dove andare. Il Minotauro percepiva tutto questo molto prima di vedere qualcuno. Era un rituale che si ripeteva. Entravano, cercavano una via, si perdevano. E lentamente, inevitabilmente, il labirinto li conduceva verso di lui. Non esisteva rabbia in quel processo, nessuna crudeltà consapevole. Era qualcosa che ormai apparteneva alla natura stessa di quel luogo, come se ogni corridoio fosse stato progettato per portare a quell'incontro finale. Il Minotauro eseguiva il ruolo che gli era stato assegnato. Fuori da quelle mura, il mondo aveva bisogno che lui fosse il mostro. Aveva bisogno di attribuire a una singola creatura tutta la paura, tutta la violenza, tutta la colpa. Era più semplice così. Più semplice pensare a un essere nato malvagio che affrontare il sistema che lo aveva creato. Ed è qui che la sua storia inizia a somigliare a quella del Wendigo. Anche lì il mostro prende forma lentamente, modellato dalla fame, dall'isolamento, dalla trasformazione imposta da una condizione estrema. La creatura finale spaventa tutti, ma quasi nessuno guarda davvero ciò che l'ha generata. Il Minotauro vive qualcosa di simile. Ogni sacrificio rafforza la sua immagine, ogni morte rende il suo nome più oscuro, ogni racconto lo allontana sempre di più da qualunque traccia di umanità. Eppure, nel cuore di quel labirinto continua a esistere qualcosa che il mondo sceglie di ignorare. Il Minotauro non ha creato il ruolo che sta interpretando, ci è cresciuto dentro, come un animale allevato in cattività che conosce una sola forma di sopravvivenza. Finisce per muoversi seguendo regole che non ha scritto lui. Il labirinto gli ha insegnato cosa aspettarsi. Gli uomini, senza rendersene conto, hanno completato il resto. Ogni sacrificio gli ricorda ciò che è diventato. Ogni vittima conferma l'immagine costruita attorno alla sua esistenza. E col tempo quell'immagine diventa impossibile da separare dalla realtà. Il Minotauro smette di essere una creatura, diventa una funzione. La paura di Creta, la punizione di Atene, il segreto che permette al regno di continuare a esistere senza affrontare le proprie colpe, finché un giorno qualcosa cambia. Capitolo 6. L'inizio della fine. Il mare era calmo quando la nave arrivò a Creta.
Tra i giovani destinati al sacrificio ce n'era uno diverso dagli altri, non per forza né per arroganza. C'era qualcosa nel modo in cui osservava il labirinto, come se davanti a quelle mura vedesse più di una semplice prigione. Per la prima volta il destino sembrava muoversi in una direzione diversa. Il labirinto aveva sempre funzionato allo stesso modo. Chi entrava perdeva orientamento, speranza, tempo. Ogni corridoio consumava lentamente la volontà di andare avanti, fino a lasciare spazio soltanto alla paura. Ma quella volta il ritmo cambiò. Qualcuno continuava a cercare, qualcuno continuava ad avanzare, e nel cuore del labirinto il Minotauro iniziò a percepirlo. All'inizio fu solo una presenza distante, un movimento diverso dagli altri. Poi arrivò la sensazione più strana di tutte. Qualcosa stava resistendo al labirinto stesso. I passi non rallentavano, il respiro non cedeva. Era come se, per la prima volta, qualcuno stesse attraversando quel luogo senza lasciarsi trasformare completamente da esso. E questo cambiava tutto. Per anni il Minotauro aveva vissuto all'interno di uno schema immutabile. Le porte si aprivano, qualcuno entrava, il labirinto completava il suo lavoro, ogni evento seguiva il precedente con la precisione di un rituale antico. Ora, invece, qualcosa si spezzava. Il labirinto, costruito per controllare ogni possibilità, sembrava perdere parte del suo potere. I corridoi continuavano a intrecciarsi, le ombre continuavano a confondere, ma il centro si avvicinava sempre di più e il Minotauro lo sentiva. C'era una tensione nuova nell'aria, qualcosa che andava oltre la semplice sopravvivenza. Per la prima volta il destino smetteva di apparire immobile. È lo stesso meccanismo che attraversa la storia di Fenrir. Più il mondo teme una creatura, più cerca di controllarla, e più cerca di controllarla, più finisce per costruire il momento esatto che aveva paura di vedere arrivare. Anche il Minotauro vive dentro questa contraddizione. Il labirinto era nato per contenere il caos, ma col tempo aveva preparato qualcosa di inevitabile. Ogni sacrificio, ogni paura, ogni corridoio percorso aveva spinto la storia verso quel momento preciso, come se tutto, fin dall'inizio, stesse aspettando quell'incontro. E quando finalmente accadde, il silenzio del labirinto sembrò cambiare forma. Due figure avanzarono l'una verso l'altra, una costruita dalla paura degli uomini, l'altra decisa a porre fine a quella paura. Quel giovane aveva un nome: Teseo. Ma questa non è la sua storia, perché al centro del labirinto, in quel momento, ciò che conta davvero non è l'eroe che entra, è la creatura che lo aspetta. Eppure, forse, un giorno verrà la pena attraversare anche il mito di Teseo, capire chi fosse davvero e cosa abbia lasciato dietro di sé dopo essere uscito da quel labirinto. Se vorrai ascoltare anche quella storia, scrivelo nei commenti. Per ora, però, resta soltanto quell'istante, il momento in cui il ciclo si spezza. Per la prima volta, da quando era nato, il Minotauro si trovò davanti qualcosa che il labirinto non era riuscito a controllare. E in quello scontro finale c'era molto più di una battaglia, c'era il crollo di tutto ciò che aveva tenuto in vita quella storia fino a quel momento. Capitolo 7. Dopo il mostro. Quando tutto finì, il labirinto rimase in silenzio, un silenzio diverso da quello che aveva riempito i suoi corridoi per anni. Prima era vivo, pesante, carico di attesa. Adesso sembrava vuoto, come se qualcosa si fosse spezzato nelle fondamenta stesse di quel luogo. Il Minotauro era morto. Eppure, per Creta, la vera domanda non era come fosse morto. La vera domanda era cosa fare adesso con ciò che restava. Per anni ogni paura, ogni colpa, ogni sacrificio era stato spinto verso il centro del labirinto. Tutto aveva trovato un contenitore preciso, una direzione chiara. Bastava indicare quella creatura per convincersi che il problema fosse lì. Ora quel punto di riferimento era sparito. Il mostro non respirava più. I corridoi continuavano a esistere ed era proprio questo il dettaglio più inquietante, perché il labirinto non era soltanto il luogo in cui il Minotauro aveva vissuto, era diventato il modo in cui un intero regno aveva imparato a convivere con le proprie colpe. Separare
nascondere, chiudere lontano tutto ciò che risultava troppo scomodo da affrontare. La morte della creatura non cancellava quel meccanismo, lo lasciava improvvisamente scoperto. Creta tornò lentamente alla normalità. Le navi continuarono a solcare il mare, il palazzo riprese il proprio ritmo, la vita ricominciò a muoversi come aveva sempre fatto, eppure qualcosa era cambiato per sempre. Perché alcune storie lasciano ferite visibili, altre cambiano il modo in cui le persone guardano il mondo. Il Minotauro appartiene a questa seconda categoria. La sua figura iniziò a trasformarsi in mito. I racconti presero il posto della realtà, aggiungendo dettagli, deformando immagini, trasformando quella creatura in qualcosa di sempre più distante dall'essere che aveva realmente vissuto nel labirinto. È così che funzionano i miti. Col tempo smettono di raccontare una creatura e iniziano a raccontare le paure di chi li tramanda. Ma sotto ogni versione della storia una verità continua a esistere. Il Minotauro era stato creato molto prima della sua nascita. Era nato nel momento in cui qualcuno aveva deciso di nascondere una colpa invece di affrontarla. Il labirinto aveva soltanto dato forma concreta a quella scelta, trasformandola in pietra, corridoi e silenzio. E anche dopo la sua morte, quel modo di pensare continuava a sopravvivere, perché gli esseri umani hanno sempre avuto bisogno di costruire confini, separare ciò che considerano accettabile da ciò che preferiscono allontanare. Dare un volto preciso alla paura rende tutto più semplice. Un mostro è rassicurante, permette di credere che il male abbia una forma riconoscibile, un luogo preciso, un confine chiaro, permette di pensare che una volta eliminato tutto possa tornare normale, ma il labirinto racconta qualcosa di diverso. Racconta che certe cose sopravvivono anche quando il mostro scompare, continuano a esistere sotto altre forme, più silenziose, meno visibili, cambiano volto, cambiano nome, ma restano. E forse è proprio questo il dettaglio più inquietante della storia del Minotauro. La creatura muore. Il meccanismo che l'ha creata continua a vivere, come un'ombra che si sposta fuori dalle mura del labirinto, iniziando lentamente a confondersi con il mondo esterno, ed è lì che il mito smette di appartenere soltanto al passato. Capitolo 8. Il Minotauro oggi. Oggi il labirinto non esiste più, le sue mura sono scomparse, i corridoi appartengono alle rovine e il tempo ha consumato quasi ogni traccia di quel luogo. Eppure, in un certo senso, il labirinto continua a esistere, ha solo cambiato forma, perché gli esseri umani continuano a fare ciò che Creta faceva secoli fa: prendere ciò che fa paura e spingerlo lontano, abbastanza distante da fingere che non faccia parte della propria vita. Succede ogni giorno. Succede quando una persona nasconde parti di sé così a lungo da smettere quasi di riconoscerle. Quando emozioni, paure, rabbia o dolore vengono chiusi in uno spazio interiore costruito apposta per contenerli. Un labirinto. All'inizio sembra funzionare, la vita continua, le giornate scorrono, tutto appare sotto controllo, ma ciò che viene rinchiuso non smette di esistere, cresce nel silenzio, prende forma lentamente, aspettando il momento in cui tornerà a farsi sentire. Ed è qui che il mito del Minotauro diventa ancora attuale. La creatura nel labirinto rappresenta qualcosa che va oltre il mostro delle leggende, rappresenta tutto ciò che una persona, una società o persino un'intera epoca decide di nascondere per non doverlo affrontare davvero. Paura, vergogna, violenza, solitudine. Ogni volta che qualcosa viene sepolto abbastanza in profondità, il labirinto ricomincia a costruirsi. Ed è per questo che storie come questa continuano a sopravvivere, non perché parlano di creature fantastiche, ma perché parlano degli esseri umani. Lo stesso schema attraversa miti lontanissimi tra loro, figure trasformate dalla paura degli altri, creature rinchiuse, isolate, rese simboli di qualcosa che il mondo preferisce tenere distante. Cambiano i nomi,
cambiano i secoli, ma il meccanismo resta identico. E forse il dettaglio più inquietante è proprio questo. Il Minotauro non appare così distante dalla realtà moderna. Anche oggi le persone vengono definite prima ancora di essere comprese, ridotte a un'etichetta, trasformate in qualcosa di semplice da giudicare, facile da allontanare, proprio come accadeva dentro il labirinto. L'identità finisce lentamente per piegarsi allo sguardo degli altri e più quella distanza cresce, più diventa difficile distinguere il mostro dalla ferita che lo ha creato. Forse è per questo che il mito continua a colpire così profondamente, perché in fondo tutti conoscono almeno un labirinto, un luogo mentale da cui cercano di uscire. Una parte di sé lasciata troppo a lungo nel buio, qualcosa che continua a respirare anche quando si finge di non sentirlo più. Ed è proprio lì che la storia del Minotauro smette di essere soltanto un racconto antico, diventa uno specchio. Capitolo 9. Il mostro siamo noi. Alla fine del Minotauro resta soprattutto il silenzio. Il labirinto si svuota lentamente. I corridoi restano immobili, consumati dal tempo, come se tutto ciò che è accaduto al loro interno appartenesse ormai a un'altra epoca. Eppure alcune storie continuano a lasciare una presenza difficile da cancellare, qualcosa che sopravvive anche quando il mito sembra concluso, perché il Minotauro muore, ma la sua ombra resta. Resta nei racconti tramandati per secoli, nelle immagini costruite attorno al suo nome, nella paura che continua a renderlo vivo molto tempo dopo la fine della sua storia. Col passare degli anni, quella creatura smette quasi di sembrare reale, diventa simbolo, leggenda, idea. E forse è proprio lì che il mito inizia davvero. Perché quando una storia sopravvive così a lungo, significa che ha toccato qualcosa che va oltre il tempo in cui è nata, qualcosa che continua a esistere anche dentro chi ascolta. Ed è a questo punto che emerge la domanda più difficile. Il mostro era davvero la creatura al centro del labirinto? Oppure tutto ciò che è stato costruito attorno a lui? Minosse prende una decisione. Creta costruisce muri e il mondo trasforma la paura in racconto e lentamente il Minotauro diventa ciò che tutti si aspettano che sia. Guardando indietro, la sua storia assomiglia quasi a una lunga discesa inevitabile. Ogni scelta spinge verso quella fine, ogni silenzio aggiunge un altro corridoio al labirinto, fino al momento in cui nessuno riesce più a distinguere dove finisce la creatura e dove inizi ciò che gli altri hanno proiettato su di lei. Forse è questo il dettaglio più tragico del mito. Il Minotauro nasce come conseguenza di qualcosa che appartiene agli uomini, ma è lui a portarne il peso fino alla fine. Tutti gli altri possono allontanarsi, dimenticare e continuare a vivere. Lui resta fermo al centro di quella storia, immobile, mentre il mondo decide chi debba essere. E col tempo quella stessa dinamica continua a ripetersi ovunque. Le persone hanno sempre avuto bisogno di semplificare ciò che spaventa. Dare un volto preciso alla paura rende tutto più facile da controllare, più semplice da odiare, più semplice da allontanare. È per questo che il Minotauro continua a esistere, non nelle rovine di Creta, non nei corridoi del labirinto, ma in ogni momento in cui qualcuno viene trasformato in qualcosa di diverso dagli altri. In ogni volta in cui una persona smette di essere vista per ciò che è e diventa soltanto ciò che rappresenta agli occhi del mondo. Forse il vero potere dei miti è proprio questo: prendere storie lontanissime nel tempo e costringere chi le ascolta a riconoscere qualcosa di estremamente vicino. Perché il labirinto, alla fine, non era soltanto un luogo, era una distanza. La distanza tra ciò che una creatura era davvero e ciò che gli altri avevano deciso di vedere. E più quella distanza cresceva, più il mostro sembrava reale. Forse il Minotauro non chiedeva di essere salvato. Forse chiedeva soltanto di essere guardato per ciò che era, prima che il peso della paura lo trasformasse definitivamente in leggenda. Ma i miti raramente concedono questo genere di possibilità. Preferiscono lasciare domande aperte, figure spezzate, storie che continuano a vivere proprio perché nessuno riesce a trovare una risposta definitiva. Ed è per questo che ancora oggi il Minotauro continua a camminare tra le ombre della memoria collettiva, non come una creatura da sconfiggere, ma come il ricordo di ciò che può accadere
quando il mondo decide che qualcosa debba essere nascosto abbastanza a lungo da diventare irriconoscibile. E mentre il labirinto svanisce lentamente nel passato, un'altra figura inizia ad emergere dal mare della mitologia greca. Una creatura gigantesca, un solo occhio rivolto verso l'orizzonte, un'isola lontana dal resto del mondo. E forse anche lì, dietro l'immagine del mostro, si nasconde una storia molto diversa da quella che ci è stata raccontata, quella di Polifemo. E così termina il nostro viaggio di oggi, ma il mondo dei miti è immenso e abbiamo esplorato solo una piccola parte delle sue ombre. Se questo racconto ti ha affascinato, iscriviti al canale per continuare il viaggio insieme. Un nuovo capitolo di Echi del Mito esce ogni lunedì alle 19 e a volte apriremo anche un viaggio inatteso il giovedì. Lascia un like, è il modo migliore per far scoprire il mito ad altri viaggiatori. Seguimi anche su Instagram per il dietro le quinte, le anticipazioni e miti oscuri che non entrano nei video. Se volete sostenere questo progetto potete usare il tasto super grazie o hype. Ogni gesto tiene viva la fiamma del racconto. E dimmi nei commenti quale mito dovremmo esplorare nei prossimi episodi. Il viaggio continua e ovunque tu stia ascoltando queste storie ci ritroveremo presto nel prossimo capitolo degli Echi del Mito. A presto, viaggiatori!